Se devi fare una discussione di tesi devi avere un esterno, puoi chiamare uno che ha il Nobel a fare l'esterno. Abbiamo una caterva di premi Nobel. Bob Laughlin, che è un premio Nobel per la fisica, mi pare nel 97, lo vedi in bicicletta che va da un posto all'altro. Noi siamo pagati bene, soprattutto rispetto all'Italia. Diciamo che il costo della vita qua è incredibile. Gli studenti di dottorato, questo è interessante perché appunto qua sono pagati relativamente bene, in Italia molto meno. Lui è Alberto Salleo ed è professore a Stanford da più di 20 anni e io ho avuto modo di seguirlo a Stanford, farmi raccontare il suo percorso e la sua vita da professore e anche farmi dare qualche dritta per gli studenti italiani che desiderano studiare nelle migliori università degli Stati Uniti. Se mi seguite sapete che io sono già stato a Stanford e Luca, un PhD, mi ha fatto da cicerone. Luca, per pura casualità, è proprio uno studente di Alberto Salleo, che quando l'ho intervistato non era solamente professore, ma anche il capo dipartimento di ingegneria dei materiali. Bene, iniziamo. Una delle cose belle di Stanford è che non è un'università tecnologica, non è MIT. Abbiamo dipartimenti di studi classici, abbiamo dipartimenti di arte, che però sono dall'altra parte del campus. Qua è ingegneria chimica e biochimica, quello dopo è fisica applicata e ingegneria elettronica, qua è ingegneria dell'ambiente e poi scienze dei materiali, noi siamo dall'altro lato. Ok, ma cosa fa un professore a Stanford? Allora, intanto prima mi dicono cosa vuol dire scienza dei materiali, dico sempre it's the greatest conversation killer on earth. Scienza dei materiali è un po' il discendente della metallurgia, come rendere i materiali più resistenti, come ingegnerizzarli perché abbiano le proprietà desiderate. Fare il professore a Stanford per certi versi è simile a fare il professore nelle università italiane, insegniamo corsi, abbiamo gruppi di ricerca e abbiamo incarichi amministrativi. Che cosa è diverso? Forse non è il lavoro per sé, ma è l'ambiente, che qua è molto aperto agli scambi, molto interdisciplinare, questa è una particolarità di Stanford. Per esempio, quando ho studenti che vengono all'Italia, spesso dicono la cosa bella è che possono interagire con tutti i miei studenti, con gli studenti degli altri gruppi e c'è anche molta meno gerarchia, questo rispetto all'Europa in generale. I miei studenti mi chiamano per nome, diciamo la gerarchia è abbastanza appiattita qua, nessuno di noi considera la sorgente delle idee, cioè se la dice un undergrad, se la dice un postdoc, se la dice un studente di dottorato, non ha tanta importanza, viene valutata diciamo per il merito dell'idea e non è che uno dice vabbè questo l'ha detto uno che ha 19 anni, chi se ne frega. Certo non tutti producono ottime idee, però è libera parecchio la mente sapere che comunque vieni ascoltato e questa è una cosa che un po' se ne rendono conto un po' tutti una volta che sono qua. Il campus di Stanford è pieno di memorabilia, un sacco di oggetti legati alla storia della Silicon Valley e così Alberto mi ha fatto fare un giro. Allora, questo è l'Intel 4004, il primo microprocessore della Intel che fu famosamente progettato da Federico Faggin, che è uno dei famosi italiani della Silicon Valley. Come ho già detto, in quei miei giorni in Silicon Valley ho anche avuto l'occasione di parlare con Federico Faggin, con cui ho fatto una bella intervista. E poi si scende con varie generazioni. La società che si chiama MIPS fu fondata dal nostro John Hennessy, che è uno dei rari casi di qualcuno che ha scritto libri di testo famosi, ha avuto incarichi amministrativi, è diventato presidente di Stanford, è stato presidente di Stanford per 15 anni, ha fondato una società multimiliardaria, ha dato soldi a Larry Page e Sergey Brin, uno dei pochi casi di persone che hanno fatto tutto con successo. Quindi vedi tutte le generazioni fino a Graphic Cards Nvidia, Jensen Huang. Jensen Huang è uno dei nostri alumni, che però se ne andò col master. Poi siamo anche scesi per un'aula studio per andare a vedere un altro cimelio molto interessante. Questa è una replica in grandezza naturale del famoso garage della Hewlett Packard. No! Quindi questo diciamo da quando si dice garage della Silicon Valley, questo è uno, non c'entriamo, c'è qualcuno perché è una sala riunioni. A parte il fatto che è carino vederlo, ti rendi anche conto che i garage ormai sono molto più grandi. Sì. Gli americani non ci tengono mai la macchina nel garage, il garage è per metterci la roba e quella è una replica del primo prodotto che era un oscillatore, se ricordo bene, per produrre frequenze audio molto precise, che gli aveva chiesto la Disney per fare il tuning dei sistemi audio per quando uscì Fantasia. Alberto Salleo è un full professor e ha la tenure, cioè l'equivalente dell'essere prof di ruolo in Italia. Diventare full professor con la tenure è l'obiettivo finale di chiunque inizia un percorso da professore negli Stati Uniti e questo percorso non a caso si chiama tenure track. E una volta che c'hai la tenure praticamente non puoi più essere licenziato. Era un modo per proteggere la libertà di ricerca e la libertà di parola dei docenti qua. Quanto dedichi alla ricerca? Adesso che sono direttore di dipartimento direi intorno al 20-30% del mio tempo. Quando ritorno a diventare professore normale aumenterà, in genere fra il 60 e il 70%, dipende dai carichi amministrativi. Bene, ma vediamo un po' come funziona la carriera da professore, cioè la tenure track. Si inizia come assistant professor, in un contratto a tempo determinato che solitamente è di 5 o 7 anni, e durante questo percorso si deve dimostrare l'eccellenza nella ricerca, nell'insegnamento e nel servizio accademico. Dopo questo periodo c'è la valutazione per la tenure. Il professore viene sottoposto a una rigorosa revisione da parte dei colleghi e degli amministratori. Se la valutazione è positiva viene promosso ad associate professor e dopo alcuni anni può essere ulteriormente promosso a full professor, il grado accademico più alto. La tenure track è la parte
parte più selettiva del corpo dei docenti. Varie università hanno politiche diverse, ci sono università che selezionano 3 assistant professor sapendo che daranno la tenure solo a uno. Sai chi sono i tuoi nemici e sai che devi fare. E noi invece tendiamo a fare l'opposto, cioè se abbiamo un posto di tenure assumiamo una persona e facciamo sì che quella persona abbia successo, che ottenga la tenure. Infatti il nostro dipartimento finora la tenure l'hanno presa tutti perché siamo un dipartimento molto coeso e ci aiutiamo. E come vi dicevo, Alberto Salleo è a Stanford da 20 anni e passa. Quando ho iniziato ero probabilmente uno dei assistant professors più vecchi che avessero mai assunto perché avevo 35 anni, in genere qua iniziano fra i 28 e i 30. Uno dei più vecchi perché intanto la laurea in Italia è più lenta, ci ho messo 5 anni e mezzo, poi un anno l'ho perso prima di venire qua e poi ho fatto il dottorato, ci ho messo 6 anni perché mi piaceva troppo vivere a Berkeley, poi ho fatto 4 anni di postdoc, insomma se sommi tutto, in genere qua uno fa laurea, dottorato, postdoc e subito docente. Non mi sembra che ti abbia penalizzato? No, per niente, no. Anzi, in un certo senso mi ha avvantaggiato perché rispetto a colleghi più giovani avevo un po' più di prospettiva, ero un po' meno stressato. Per essere prof a Stanford si suppone che tu sia brillante e un gran vantaggio è essere circondato da colleghi brillanti. Beh, intanto abbiamo una caterva di premi Nobel, uno sta in questo edificio peraltro, vanno in giro per il campus come tutti. Bob Laughlin, che è un premio Nobel per la fisica, mi pare nel 97, lo vedi in bicicletta che va da un posto all'altro, li trovi che fanno la fila, quindi fanno parte dell'ecosistema, sappiamo chi sono, ci chiacchieriamo. Per esempio se devi fare una discussione di tesi devi avere un esterno, puoi chiamare uno che ha il Nobel a fare l'esterno. E poi vedi anche professori che hanno avuto un grosso successo fuori dall'accademia, per esempio Bill Daley, che credo che sia in questo momento il CTO di Nvidia, o lo era fino a poco fa, era un professore qua, anche lui lo incontravi in giro, poi adesso sta su tutti i giornali come CTO di Nvidia. Certo. Allora quello che ti volevo far vedere è quella finestra, quelle 2 finestre in realtà. Queste sono le finestre dell'ufficio che occupava qua Bill Shockley quando era professore, che era l'inventore del transistor. Bill Shockley è il nonno della Silicon Valley, non solo per l'invenzione del transistor, l'elemento fondamentale dei chip, ma anche perché dalla sua azienda sono poi emerse le persone che hanno fondato la Intel. Ne ho parlato anche in un video a tema Silicon Valley. Quelle 2 finestre era lo studio che occupava, in realtà quella di destra era dove c'aveva la sua libreria personale e quello di sinistra dove c'aveva lo studio, e quello in realtà è l'ufficio anche mio, l'ho ereditato tot anni dopo. Un onore praticamente. In un certo senso, Shockley in un certo senso è il nonno della Silicon Valley. Un'altra cosa che succede regolarmente qua è visita di primi ministri, presidenti, e fra l'altro ottobre 2019 visitò anche il presidente Mattarella, la prima volta che un presidente italiano venne qua. Io feci parte dell'organizzazione della visita. L'hai conosciuto? L'ho conosciuto, ha incontrato il presidente di Stanford, la preside di ingegneria, insomma è stata una bella giornata. E tu che rapporto hai con gli studenti qua? Si può dividere forse in 2 categorie. Uno col mio gruppo di ricerca, Certo. Li vedo ogni settimana, abbiamo group meetings, poi li vedo individualmente per un 45 minuti ogni 2 settimane più o meno, per sapere come va la loro ricerca. E poi come direttore di dipartimento ho un rapporto con tutti gli studenti. Inoltre Alberto insegna anche termodinamica al corso di dottorato, dal quale passano tutti gli studenti del suo dipartimento. Quello è un ottimo modo per conoscere gli studenti. Tutti gli studenti di dottorato devono seguire il mio corso, quindi tutti mi conoscono, apprezzano il mio corso, e quindi questo mi ha molto aiutato ad avere un rapporto molto amichevole con gli studenti del nostro dipartimento. Allora, quello che ti ho fatto vedere prima è il mio studio da professore, quello in cui andiamo adesso invece è il mio studio da direttore di dipartimento, quindi quando sei direttore ce n'hai 2 perché uno viene passato da un direttore all'altro. Ecco una studentessa italiana, Rachele. Ciao, come va? Marcello. Una studentessa di dottorato. Ah, perfetto. Lei è una di quelle che ha seguito il mio corso. Benissimo. È un bravissimo professore davvero. Lo so. La pago per dire questo. Il tema della competizione, no? Comunque qua gli studenti competono, sono i migliori dei migliori. Come la vedi il tema della pressione, il tema della performance? È un'ottima domanda. Allora, intanto è molto difficile entrare. L'entrance rate l'admission rate per gli undergrad sta sotto al 4%. Quindi competono molto per entrare. Una volta che sono entrati, non lo so, loro dicono che si sentono molto in competizione. Io questo come docente non lo vedo moltissimo fra i nostri studenti, quindi forse è un po' imposta a se stessi, forse è vero, questo io sono una visione diversa. E forse dipende anche dal tipo di corso probabilmente. Sì, esatto, ecco, in computer science probabilmente competono di più. Da noi diciamo li trattiamo bene e cerchiamo di attirare studenti e quindi si sentono un po' più rilassati. A quel punto ci siamo seduti nel suo ufficio all'estero, dove ovviamente mi sono collegato al wifi e ovviamente per farlo ero sempre connesso a NordVPN, il mio alleato per connettermi ai wifi pubblici sempre e comunque, specialmente in viaggio, perché anche se ero a Stanford non si sa mai. Metti che c'era qualcuno con un finto wifi che voleva rubarmi i miei preziosissimi dati accademici. Con NordVPN ho fatto tantissimi video in collaborazione, supporta il mio canale da sempre, quindi solo per questo li ringrazio. E se volete vedere il dietro le quinte della loro azienda ho fatto un bel video dedicato. Io uso NordVPN per viaggiare, in particolare per connettermi in sicurezza wifi pubblici, ma anche per cambiare la localizzazione del mio IP, come mi succede ogni tanto per n motivi, sia in viaggio che in Italia. E poi vi ricordo che NordVPN non è più una semplice VPN,
VPN, ma è un servizio a tutto tondo di cyber security. C'è per esempio la Threat Protection, che vi protegge da malware, da siti pericolosi e da phishing. Tra l'altro, per il compleanno di NordVPN c'è una bella offerta, quindi vi lascio in descrizione il link per avere 4 mesi gratuiti e lo sconto sul piano biennale. Comunque, torniamo ad Alberto Salleo che, seduto in ufficio, mi ha raccontato la sua storia. La scienza mi è sempre piaciuta, no? Certo non ero uno di quei ragazzini che smontavano le cose, però mi è sempre piaciuto pormi domande, diciamo, di tipo scientifico. E poi quando ho dovuto scegliere che facoltà ero indeciso fra chimica o fisica, alla fine ho deciso chimica perché mi pareva un pochino più generale. E quindi mi sono laureato in chimica a Roma, che sono 5 anni, compreso una tesi, quindi è più simile a un master. Quando ho iniziato non volevo assolutamente rimanere in ambiente accademico, volevo andare in industria o fare un'altra cosa. Però poi dopo che mi sono laureato mi è piaciuto l'ambiente accademico, facevo ricerca che mi piaceva il mio relatore. In che anno ti sei laureato? Nel 94, però anche volevo andare all'estero e quindi feci domanda per una borsa di studio per venire negli Stati Uniti. Anch'io vinsi la Fulbright come Alberto San Giovanni, però io la accettai al contrario suo. La Fulbright è una delle borse di studio più prestigiose al mondo, finanziata dal governo degli Stati Uniti, che permette a studenti, ricercatori e docenti di studiare, insegnare o fare ricerca all'estero. Quindi avendo vinto questa borsa potevo scegliere dove andare. Io suggerì 3 università, la Fulbright ne aggiunse altre 2. Fra le 3 che avevo suggerito c'erano MIT e Berkeley e sono stato preso a entrambe. Alla fine scelsi Berkeley perché mi piaceva di più l'idea di andare in California, avevo visto un po' di foto, sapevo che Boston era freddissima, MIT è sempre un po' austero, quindi alla fine scelsi di andare a Berkeley, con l'idea che poi sarei tornato in Italia a finire il dottorato. Peraltro mi iscrissi al dottorato in scienza dei materiali mentre ero laureato in chimica perché mi piacevano i materiali. Dopo qualche mese mi piaceva tanto l'ambiente a Berkeley, capisco gli studenti italiani che vengono qua e si trovano molto bene perché io ero uno di loro. Mi offrirono di rimanere a fare un dottorato lì in un tema in particolare che era come ingegnerizzare metalli per congiungere materiali ceramici. Andai via per l'estate con l'idea che dopo metà agosto avrei iniziato questa ricerca. Torno a Berkeley, mi dicono mi spiace non è stata finanziata, quindi ti devi cercare un altro argomento di ricerca, non abbiamo soldi per pagarti. Diciamo, questo si collega al fatto che gli studenti di dottorato qua sono pagati, i nostri sono pagati anche abbastanza bene, non si arricchiscono ma vivono certamente in maniera più che dignitosa perché li paghiamo quasi $4.000 al mese. Anche di più alcune volte, ora in base... Se lavorano d'estate, se raddoppiano lo stipendio d'estate, quello dipende un po' dagli studenti. Come sappiamo, il dottorato è pagato. Luca, lo studente che avevo intervistato, infatti mi ha raccontato che aveva uno stipendio. Ma oltre allo stipendio, il professore per ogni studente paga anche la sua retta universitaria e quindi ogni studente di dottorato per il suo professore costa sui $120.000. È chiaro quindi che se al professore del gruppo di ricerca a cui era iscritto Salleo non viene finanziata la ricerca che doveva fare, è un problema perché a quel punto Salleo doveva trovarsi in ritardo un altro professore che lo accogliesse e avesse del budget per finanziare la sua ricerca. E quindi di colpo devo trovare qualcuno che mi pagasse lo stipendio e la tuition. Il primo semestre me la cavai perché mi chiesero di fare da assistente al corso di termodinamica e questo è uno dei motivi per i quali anche la insegno qua perché mi è sempre piaciuta. E poi nel frattempo dovevo cercarmi un altro argomento di ricerca che alla fine trovai. In realtà non era sul campus di Berkeley, era al Lawrence Livermore National Lab, che è il laboratorio nazionale che non è sopra le colline di Berkeley, quello che sta più a est, che è il laboratorio che fu costruito per consentire a Edward Teller di sviluppare la bomba a idrogeno. E quindi finì a fare ricerca a Livermore in laseristica, quindi una cosa che non avevo mai fatto prima. E questo è un altro aspetto interessante che io dico agli studenti di dottorato quando arrivano qua. Spesso gli studenti di dottorato vengono che hanno fatto ricerca per l'undergrad e vogliono continuare a fare le stesse cose perché dicono questo è il motivo per il quale sono qua, perché mi hanno fatto venire perché sono bravo a fare queste cose. E invece è il contrario, il dottorato è un ottimo momento per sedersi e dire adesso voglio fare una cosa diversa, voglio imparare una cosa diversa, entrare in un campo diverso, che cosa mi interessa veramente intellettualmente, non che cosa sono capace a fare già, perché quello che devono imparare glielo insegniamo noi. Io ho avuto studenti che del mio campo non sapevano assolutamente niente quando hanno iniziato e poi sono stati bravissimi perché la gente intelligente impara e poi la passione ti rende molto più produttivo rispetto a fare una cosa che già sai fare, continui a farla, dopo 3 anni ti annoi. Quindi l'argomento di ricerca lì era capire come la radiazione laser danneggi i vetri, perché stavano costruendo un laser che adesso è costruito, 25 anni dopo l'hanno finalmente finito, che con 100 più fasci laser riesce a innescare la fusione nucleare in un pellet di 1/3 di millimetro, mi pare. La cosa interessante lì che ho imparato, che un po' già sapevo, però a toccarla con mano è interessante, che tu c'hai questa infrastruttura incredibile, fisici dei laser, capire come focalizzare i laser, fisici dei plasmi che cercano di capire, però poi alla fine è un gigante dai piedi d'argilla, perché quello che limitava il sistema era il fatto che questi laser rovinavano le lenti, che diciamo un problema terra-terra di materiali, che era quello su cui stavo lavorando io. Quindi non importa quanta di questa infrastruttura c'hai, se poi il tuo laser fa esplodere le lenti non vai da nessuna
parte. Eh sì, e i materiali sono sempre fondamentali. E nel mio campo è quello che diciamo tutti, che si può fare AI quanto ti pare, ma alla fine una cosa che finirà sempre per limitarti sono materiali. La GPU è un pezzo di pietra praticamente, no? Esatto, e forse si può fare meglio di un pezzo di pietra, forse si può usare un materiale bidimensionale, forse si può usare un materiale completamente diverso. Quindi, per capirci, tu hai lavorato anni e anni prima ad un breakthrough che è avvenuto poi in realtà 2 anni fa forse, ed è stato quello della fusione tramite laser. Sì. La fusione nucleare al laser in effetti è stata una notizia degli ultimi anni. Quindi l'esperienza di Alberto Salleo inizia nel 95, prima con un anno dove segue corsi, e poi inizia il dottorato di ricerca vero e proprio. Dal 97 al 2001 studia come i laser interagiscono con le lenti, tema su cui scrive anche la sua tesi di dottorato. Se vuoi te la do, sono 300 pagine veramente interessanti. Molto bene, me la leggerò per il viaggio in aereo te la puoi leggere. E così termina il tuo percorso di dottorato a Berkeley. A questo punto ho un visto J1 che mi consente di lavorare, mi pare all'epoca era fino alla metà del tempo già trascorso, una cosa del genere, quindi potevo lavorare qua per altri 2 anni e mezzo, e decido che voglio fare un postdoc, però non voglio rimanere a Livermore, c'ero già stato 4 anni, mi ero un po' scocciato anche dell'argomento di ricerca, non volevo più vedere un laser in vita mia, però non volevo andare via dalla Bay Area perché mi piaceva, poi avevo la fidanzata qua, che poi è diventata mia moglie, e quindi avevo un amico che aveva iniziato un postdoc alla Xerox PARC qua a Palo Alto, che è un laboratorio storico della Silicon Valley, non so quanto sai. Allora, Xerox PARC meriterebbe un video a sé. È stato uno dei laboratori di ricerca più innovativi della storia, fondato nel 1970 dalla Xerox a Palo Alto, e moltissime delle sue invenzioni furono sfruttate da altre aziende, come per esempio la Apple, piuttosto che dalla stessa Xerox, che invece era concentrata sulle fotocopiatrici e non capì subito il potenziale dell'informatica personale, tant'è che poi molti ex ricercatori di PARC andarono a lavorare per aziende come Apple, Microsoft, Adobe, portando con sé le innovazioni preziose di cui la Xerox non se n'era fatta niente. Hanno inventato la stampante laser, il sistema operativo a icone, il cavo Ethernet, hanno perfezionato il mouse, hanno inventato questo concetto di ubiquitous computing, che ormai ce l'abbiamo tutti col nostro cellulare. Quindi è un laboratorio di ricerca della Silicon Valley, ci sono libri interi scritti su come la Xerox non abbia capitalizzato su tutto quello che ha inventato PARC. Se tu arrivavi a PARC all'inizio degli anni 80 trovavi che ogni ricercatore aveva un suo desktop, una stampante in comune, comunicavano via email, usavano tutti Word, l'inventore di Word è uscito da PARC, Charles Simoni. Si dice che sia stata depauperata delle proprie risorse, perché poi tutti i vari imprenditori storici della Silicon Valley qualcosa da là hanno preso. Sì, Steve Jobs molto famosamente. È proprio una questione culturale, la Xerox era un'azienda classica della East Coast e non capiva la mentalità della Silicon Valley e quindi hanno perso il treno. All'inizio degli anni 2000 la Xerox capisce che stampare su carta è un po' the end of the road, e avevano anche molta expertise in displays, e quindi mettono le due cose assieme, noi sappiamo stampare, sappiamo fare displays, forse possiamo usare la tecnologia della stampa per fare displays. Adesso si potrebbe fare un circuito stampato con un processo che è identico a come si stampa un documento, quindi pensa quanto potrebbe costare poco stampare elettronica. Questa era l'idea, e quindi era iniziato un gruppo per studiare come usare questi semiconduttori polimerici organici. Avevano appena vinto un piccolo contratto dal governo e volevano assumere 3 postdoc. Siccome il mio amico stava lì, è riuscito a farmi avere un'intervista, è riuscito, ho mandato il mio curriculum, il mio amico ha detto questo lo conosco da quando abbiamo fatto il PhD assieme ed è bravo, almeno facciamogli l'intervista. L'intervista la feci con questa persona, questo fisico che è probabilmente uno dei specialisti mondiali del siliciamorfo, Bob Street. Mi diedero il posto, a mia grande sorpresa, perché avevo 0 esperienza in elettronica, non sapevo manco come funzionasse un transistor perché avevo fatto solo ottica finora. E infatti un anno dopo presi il coraggio a 2 mani e chiesi al mio manager, a Bob Street, perché aveva assunto me, e lui mi disse un po' quello che ti ho detto prima, mi ha detto ma non importa, le persone intelligenti imparano, e quindi io volevo solo assumere persone intelligenti più che persone che già avessero esperienza, che è quello che faccio io con i miei studenti. Questa è una delle lezioni che veramente continuo ad applicare. Se uno studente è intelligente lo assumo indipendentemente dall'esperienza che ha avuto, mi deve dimostrare che è capace e che ha passione per quello che facciamo nel mio gruppo. I tuoi dottorandi, diciamo. I dottorandi, esatto. Okay. Quindi ho iniziato il postdoc lì, che è durato 2 anni, poi me l'hanno esteso per un 3° anno, quindi ho imparato come funziona un transistor. La cosa bella di PARC è che si poteva pubblicare, quindi ho pubblicato su buone riviste, e poi dopo un po' lì capii, allora qua, anche se mi assumono, non mi va di rimanere, perché è una struttura molto orizzontale e avrei continuato a fare ricerca di laboratorio per il resto della mia vita là, e un po' mi ero scocciato di stare in laboratorio. Poi per vari motivi già si capiva che PARC stava un po' iniziando una parabola discendente, infatti la Xerox proprio l'anno scorso non l'ha venduta, l'ha regalata a SRI. In pratica quando regali qualcosa vuol dire che l'unico beneficio che ne ottieni è disfartene, cioè non pagarne il costo, e hai un beneficio fiscale perché hai fatto una donazione, e quindi questo ti dice quanto la Xerox l'anno scorso valutasse questo laboratorio veramente storico. È veramente un peccato. Comunque avevo capito che io non volevo rimanere tanto, e quindi, non sapendo bene che cosa fare, chiesi a un'amica di mia moglie se mi poteva dare i suoi libri di preparazione per la law school. Questa
forse vado a studiare legge a questo punto, vado a fare l'avvocato, tanto vale fare una cosa diversa, visto che non mi va di lavorare a Park, non mi va veramente di lavorare in un'azienda di tecnologia, facciamo una cosa diversa. Non avevi il pallino, anni in cui la Silicon Valley stava esplodendo, di lavorare, che so, in Apple o di fare la tua tech company? No, per quello che facevo io non c'era molto mercato, non l'ho cercato molto a dire la verità, poi non mi andava più di tanto. Feci un colloquio a una società che era una spin-off della tecnologia di Park, che faceva sensori a raggi X per le radiografie, quella che adesso usano tutti gli studi, e mi volevano assumere, però non mi piaceva tanto l'idea. Qua senti spesso, soprattutto in America, quando iniziano i nostri assistant professor, si senti, dicono: io sapevo fin da bambino volevo fare il professore e ho tutte queste idee precisissime di quello che voglio fare quando faccio ricerca. Ma io non ero veramente così, mi piaceva, ma insomma potevo anche fare un'altra cosa, appunto l'avvocato mi andava bene. Mentre mi arrivano questi libri dalla mano sinistra, un mio collega qua con cui ero rimasto amico mi dice: abbiamo un opening nel nostro dipartimento, secondo me saresti perfetto, dovresti considerare di fare domanda. Guardo la pubblicità per l'opening ed era per qualcuno che faceva, mi pare, materiali magnetici. Ho detto: ma sei pazzo, io non faccio materiali magnetici. Noi mettiamo quello così, poi in realtà assumiamo la persona che ci piace di più. Non vengo selezionato per l'intervista, all'epoca venivano selezionati solo 5. Era facile da scoprire perché vai a vedere gli annunci del seminario al dipartimento, il seminario è sempre le persone cui fanno il colloquio, quindi vedo il mio collega a una conferenza e dice: sì, mi spiace, il tuo file era abbastanza alto, però c'erano altre persone con delle qualifiche veramente incredibili, mi spiace, magari la prossima volta bla bla bla. Dico: vabbè, la prossima volta non ci sarà, perché nel frattempo sono alla law school. A sorpresa il preside decide di dargli 2 posizioni al dipartimento. Allora tu dici: quella è la cosa normale, tu c'hai un vincitore alla prima posizione, al numero 2 gli offri la seconda. Certo. Non lo puoi fare invece, perché quando tu vai dal preside a chiedere, a dire voglio assumere il numero 1, dici: questo è il numero 1, è meglio di tutti gli altri, nessuno degli altri lo vogliamo perché vogliamo il numero 1. Quindi poi non è che puoi dire: adesso voglio il numero 2. Comunque il numero 2 non gli piaceva più di tanto, neanche il numero 3, 4 e 5. Di quella prima infornata di 5 gli piaceva solo il numero 1, che è il mio collega Ichue qua, che è probabilmente lo scienziato di materiali più famoso al mondo a questo punto. Quindi ottima scelta. Hanno fatto direi. una buona scelta. Hanno fatto un'ottima scelta. Questo non lo so con certezza, però me l'ha detto un collega, non ero neanche nei 5 successivi. Quindi fanno il colloquio ai 5 successivi, adesso siamo a marzo, non gli piace nessuno dei 5 successivi. Questo è un'altra cosa interessante, che non è che perché ti danno un posto che devi necessariamente assumere, perché se assumi qualcuno può darsi che sia per la vita, quindi sai, se non ti piace nessuno meglio non assumere. E il mio amico dice: perché non vediamo il numero 11? Il numero 11 ero io, e quindi arrivo, faccio il colloquio, gli piaccio e mi fanno l'offerta. Quindi è uno dei pochi casi in cui io ho fatto il colloquio, mi pare a inizio aprile, e il 15 aprile mi hanno detto che avevo vinto il posto, perché dovevano velocemente mettere assieme tutta la burocrazia, perché entro l'estate bisogna avere in pratica il contratto pronto da firmare. Ed è così che a 35 anni Alberto Salleo diventa assistant professor a Stanford. Eri entusiasta di questa cosa? Tutto sommato sì, perché a parte che conoscevo un po' di gente e mi stavano simpatici, era un dipartimento che all'epoca si stava ringiovanendo molto. Infatti quando mi hanno assunto me e poi un'altra collega che avevano già assunto però iniziato dopo di me, eravamo più assistant professors di tutti gli altri ranghi messi assieme, quindi eravamo un dipartimento veramente giovane. C'era una bella atmosfera. Fare l'assistant professor è un lavoro che, come hai sentito anche da Alberto San Giovanni, può essere molto difficile, perché ti dicono: mo nuota. Sì, e poi non sei veramente assistente di nessuno. Non sei assistente di nessuno, sei il tuo capo e è solo il nome. In un certo senso vivi e muori delle tue capacità, e quindi può essere un lavoro difficile, stancante, può essere anche dal punto di vista psicologico pesante. Però se tu c'hai intorno a te altre 5 persone che sono un po' della tua età, un po' hanno figli della stessa età, sono allo stesso punto della vita e della carriera, ti aiuti l'un l'altro e rende il lavoro molto più divertente. Infatti siamo tutti rimasti amici con questa mia collega che ha iniziato dopo di me e suo marito che è professore a Chemical Engineering. Ci facciamo un drink ogni venerdì. Quello che anche mi fa ridere è che quando vedo adesso come direttore di dipartimento io sono dall'altra parte, devo convincere la gente quando gli facciamo un'offerta a venire qua. Dici: per chi non vorrebbe venire qua? Quelli cui facciamo l'offerta spesso hanno offerte a Caltech, MIT, Northwestern, Berkeley, e noi dobbiamo convincere che devono venire qua, che è molto meglio. I ragazzi oggi sono molto più intelligenti rispetto a noi per queste cose di negoziare questo e quell'altro. Quando mi chiamò il direttore del dipartimento all'epoca mi disse: abbiamo deciso che hai vinto la search. Ho detto: bellissimo, when do I start? Immediatamente perdendo qualsiasi potere negoziale, certo. Quindi iniziai a dicembre di quell'anno, che era il 2005, come assistant professor, e poi il resto è andato secondo l'ordine cronologico normale: 4 anni per il primo contratto, poi c'è quello che si chiama il reappointment, e poi 3 anni per la tenure, e poi 5 anni per diventare full professor. E in questi cambi di rango tu non devi preparare nessun tipo di lavoro extra, tu fai il tuo lavoro. Il vero punto importante è la tenure, è quello che fa la differenza, è il vero salto qualitativo. Infatti c'è chi dice che il ruolo di rango di associate professor andrebbe abolito, perché la differenza fra associate e full è minima, soprattutto a engineering. Tu fai il tuo lavoro e poi quando arriva il momento devi assemblare: questo è il mio curriculum, questa è la ricerca che ho fatto, e il lavoro sta tutto dall'altra parte, è il tenure
tenure committee che va a chiedere a 12 luminari del tuo campo che cosa pensano del tuo impatto nel tuo campo. Cavolo, quasi massonica come cosa. La puoi vedere così o la puoi vedere... No, è peer review, chiaro. Tu dici qual è la misura obiettiva, ma in realtà nella scienza non c'è mai una misura obiettiva. chiaro. Però sapere che le persone che nel tuo campo sono importanti pensano che sei bravo è una misura forse non obiettiva, ma certamente significativa. Salleo è bravo perché ha scoperto questo e quell'altro. Avete capito bene, nelle scuole americane gli studenti danno i voti ai professori e non solo, questi voti sono un elemento fondamentale per la carriera dei professori. Quello è il voto che gli studenti danno a me. Però tu dici facile avere un voto alto agli studenti, dagli a tutti il 30. Invece sai che non è vero, perché gli studenti vogliono capire che hanno imparato qualcosa, quindi se tu gli dai gli esami troppo facili si arrabbiano, non ti danno un voto buono a te, che dicono ho fatto questo corso, ho dato un esame facile, non so se ho imparato. Se gli dai a tutti i voti alti la stessa cosa, si rendono conto che cosa hanno imparato, cosa si meritano, cosa non si meritano, e anche lì non va tanto bene. Il barometro fondamentale, secondo me, questa è l'idea che mi sono fatto, per avere il rispetto degli studenti e avere, diciamo, un voto alto dagli studenti, è di essere giusto, di essere fair. Puoi essere severo, ma se sei fair, cioè se tu dai un esame difficile ma gli hai dato tutti gli strumenti per risolverlo, anche se hanno un voto basso dicono vabbè era difficile, però effettivamente c'avevo tutti gli strumenti per farlo, diciamo nei limiti, se lo dai impossibile ovviamente. E tu avevi voti buoni dagli studenti? Al contrario di San Giovanni, che ha iniziato bene, io ho iniziato malissimo. La prima volta che ho insegnato termodinamica all'epoca i voti erano in percentili, erano il 7° percentile dal basso, cioè il 93% dei docenti di Stanford erano meglio di me. Però poi sai, si impara. Alla fine ho vinto il premio per docente, diciamo ogni anno viene dato a un docente per rango, vinsi quello per all'epoca era associate professor, quindi alla fine ho imparato anch'io e poi a quel punto si è fatto la reputazione, diventa anche un po' più facile. Quali sono le differenze rispetto all'Italia? Fare il dottorato per esempio o fare il professore? Fare il professore, certi aspetti sono diversi, certi aspetti sono identici. Allora anche qua si insegna, noi siamo un'università piccola e privata, quindi insegniamo corsi con pochi studenti. In Italia mi ricordo a chimica c'erano 150 studenti il primo anno, ecco qua a scienza dei materiali non ci succede, a chimica forse, anche se c'è un corso grande c'è molti assistenti, quindi in un certo senso insegnare forse qua è più facile. Quando ero in Italia nessun studente si sognava mai di dare una valutazione al docente, però credo che adesso si faccia, non so quanto conti questo, qua conta parecchio. Per la tenure, quindi per avere il contratto permanente, che è l'aspetto più importante della carriera accademica, ci sono 3 aspetti che contano. Uno è la ricerca, secondo l'insegnamento e il terzo è come tratti gli studenti, e i tuoi studenti di dottorato. Quindi qua da noi, quando vai alla tenure, chiedono a tutti gli studenti che hai avuto nel tuo gruppo che cosa pensano di te, quindi gli studenti ti valutano. Questo è per sapere se ci sono docenti che trattano male gli studenti, li bullizzano e quindi creano problemi. Quello che dico sempre io è che se la tua ricerca non è sufficiente, la tenure non la prendi per niente, quindi diciamo quella è una condizione necessaria. Se c'hai ottima ricerca e insegni malissimo, può darsi che non te la diano la tenure, quindi insegnare bene, poi che tu insegni benissimo o meno, quello importa meno, basta che non sei molto al di sotto della media. Il consiglio lì, se uno vuole ottimizzare, è di far sì che sei un po' al di sopra della media, perché prende molto tempo insegnare bene, però non passare troppo tempo a cercare di essere il docente migliore ogni anno a scapito della ricerca, perché la ricerca è la condizione necessaria. Importante. E un'altra condizione necessaria è di non avere molti studenti che dicono che sei un pessimo advisor. Se ce n'hai 1 o 2 capita, quello diciamo personalità che non vanno d'accordo, però se si vede una tendenza, per esempio 4, 5, 6 studenti che dicono non c'è mai, non ci riceve mai, non lo vediamo mai, quello inizia a creare l'idea che forse c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato di come tratti gli studenti. E i casi più difficili che ho visto come direttore di dipartimento, vedo tutte le promozioni della facoltà di ingegneria, perché devo votare su tutte le promozioni della facoltà di ingegneria. I casi che fanno discutere di più, in genere ricerca vanno tutti bene, qua chi assumiamo sa fare ricerca. Insegnamento, bene o male, chi insegna male all'inizio capisce come si fa e migliora, case in point. I casi più difficili che ho visto è gente che tratta male gli studenti, perché quella è una questione di carattere e di personalità. A quel punto volevo sapere un po' più di informazioni su come funziona essere professore a Stanford. Quanto si guadagna, com'è rispetto all'Italia, com'è visto? È vero che noi siamo pagati bene, soprattutto rispetto all'Italia. Diciamo che il costo della vita qua è incredibile, quindi tutto sommato questa è una cosa che forse se parli con un docente di economia ha un'idea migliore. Però è vero che siamo pagati, secondo me, bene. Poi il fatto che il costo della vita sia elevato, e vabbè, è così. Gli studenti di dottorato, questo è interessante perché appunto qua sono pagati relativamente bene, in Italia molto meno. E questo sta cambiando molto in America in questo momento, cioè tira un vento molto anti-accademico, quindi bisogna vedere che cosa succede. Fino a poco fa effettivamente ci sono docenti a Stanford, tutti dicono però. Adesso diciamo quando ci sono docenti a Stanford spesso ti chiedono ma è una di quelle università woke o no? E quindi devi rispondere a queste domande. Sei tacciato di wokismo? Io personalmente no, però l'università abbastanza, anche se... Gli scienziati si fanno i cazzi loro. Un po' sì. Quello che però è forse collegato, forse no, non lo so, è che molti nostri studenti sono veramente appassionati all'idea di fare qualcosa per il pianeta. Quindi molti vogliono fare ricerca
ricerca nell'ambito della sostenibilità, batterie, solare, oppure anche human health. Sinceramente interessati a fare una differenza per il pianeta o per l'umanità. Diciamo una cosa bella. Non credo che sia woke, secondo me è una cosa bella in generale. Se dovessi riassumermi le cose più belle e di cui sei più soddisfatto in questi ultimi anni da professore qua, quali potrebbero essere? La cosa di cui sono più soddisfatto è che uno dei miei studenti è molto più bravo di me e ha molto più successo di me, è stato veramente fenomenale. Quando io ero all'università, nella nostra aula magna, c'era una frase di Leonardo: tristo è quell'allievo che non supera il suo maestro. I miei primi studenti, fino al numero non so quanto, forse 10 o 12, quando finivano il dottorato con me ricevevano una placca con la citazione. Poi dopo mi sono un po' scocciato, ma non faccio più. Esatto. E uno dei miei primi studenti certamente non è tristo perché mi ha superato di tanto, e quella è una soddisfazione enorme. Chi è? Si chiama Jonathan Rivney, sta a Northwestern, ed è una soddisfazione enorme perché intanto è una soddisfazione che una persona che conosci, cui vuoi bene, tutti i tuoi studenti bravi vuoi bene, ha successo e vedi che viene riconosciuto, e poi diciamo crea una specie di albero genealogico in cui, e qua diciamo entra un po' l'ego mio, dicono ha successo, era uno studente di Salleva, un po' di luce riflessa. Mutuo lustro a quel punto. Esatto. Un'altra cosa bella è che adesso come direttore di dipartimento uno dei miei ruoli è di promuovere i miei colleghi. Quando fanno le promozioni sono io che lo presento ai colleghi che devono votare, sia dentro al dipartimento che tutti i direttori di dipartimento della facoltà di ingegneria. E quindi diciamo il fatto che i colleghi che abbiamo assunto sono così bravi che in genere quando presentiamo i loro casi tutti dicono ammazza quanto è bravo questo o questa, è una grossissima soddisfazione, perché vuol dire abbiamo fatto bene assumerli, li abbiamo fatti crescere bene e vengono riconosciuti in tutto il mondo per i loro meriti. Piani per il futuro. Ormai sono 20 anni che fai il professore, vuoi continuare a fare il professore, vuoi fare altro, vuoi andare in pensione? No, in pensione certamente no. Continuare a fare il professore mi piace certamente, ma non ci ho pensato tantissimo perché adesso sono direttore di dipartimento ancora per 6 mesi e un po' riprenderò a fare più ricerca certamente, diciamo rinforzare il mio gruppo di ricerca che è un po' calato negli ultimi anni. Poi una delle cose belle di fare il professore qua è che puoi fare molte cose diverse. Una delle cose cui ho pensato è di insegnare di più, insegnare più corsi. Mi piace insegnare, è una cosa che mi rilassa, mi piace molto relazionarmi con gli studenti quando insegno un corso. Noi dobbiamo insegnare 3 corsi all'anno, però nessuno mi vieta di insegnarne di più. Il mio sogno nel cassetto è di scrivere un libro di testo, quindi forse farò quello. E poi qua è impossibile non farsi contaminare dall'idea di voler iniziare una startup, quindi se c'è una buona opportunità questa è una cosa che vorrei fare. Ovviamente avere successo e arricchirsi è bello, ma deve essere un'esperienza, da quello che mi dicono i colleghi che l'hanno fatto, è un'esperienza incredibile in cui impari tantissime cose nuove, la tua mente va in una direzione molto diversa rispetto a quella in cui in genere la eserciti quando sei docente, e a me piace molto imparare cose nuove. Alberto Salleo, come Alberto San Giovanni Vincentelli, e Pierluigi Zappacosta, il fondatore di Logitech, fanno tutti e 3 parte di ISNAF, e questa fondazione aiuta proprio gli studenti che studiano in Italia a fare esperienze in America, anche a Stanford. In realtà da quando ISNAF è stata fondata faccio parte di ISNAF. Recentemente abbiamo fondato una sezione locale che si chiama Bay Area Chapter, di quella sono uno dei fondatori, e poi adesso sono nel board dell'associazione nazionale. Lo scopo di ISNAF è di connect, empower and celebrate la diaspora italiana qua. La mia passione in particolare è di cercare di portare studenti italiani qua a tutti i livelli, dottorandi, della triennale forse ha meno senso, però quelli che fanno la tesi magistrale certamente, però non con l'idea che rimangono qua, ma con l'idea di rispedirli in Italia, sperando di contaminare l'Italia con diciamo un po' di idee. Scambiare idee è sempre un aspetto positivo, così come in genetica scambiare geni è un aspetto positivo, e quindi siamo uno dei progetti cui faccio parte di portare studenti da varie università italiane, il Politecnico di Torino, l'Università di Pisa, adesso c'è anche la Sapienza, portarli qua, trovargli un docente qua che gli faccia da tutor, se li curi, e poi rispedirli in Italia con l'obiettivo più a lungo termine di avere anche collaborazioni con l'Italia. E siccome si parla sempre di fuga dei cervelli, ma come ha detto anche Alberto San Giovanni bisogna parlare di circolazione dei cervelli, la circolazione va in tutti i versi, quindi in fin dei conti quello che vorremmo è che anche i docenti di qua andassero in Italia, che vadano in sabbatico, oppure che le università italiane riescano a assumere dottorandi delle università americane, così come molte università europee ormai stanno facendo, sono diventate più globalizzate. Ok, ma quindi quali sono i modi per andare a Stanford se sei uno studente italiano? Beh, il primo modo è provare a fare il classico triennio, il bachelor. È il metodo più competitivo e più costoso, però in realtà se riesci a essere preso, cosa molto difficile perché i test sono difficili, non importa se non te lo puoi permettere, perché ci penserà l'università ad aiutarti. Quindi la barriera non è tanto di soldi quanto passare i test. Stanford è un po' particolare in questo senso, fa quella che si chiama need blind admission, cioè ti ammettono e poi in pratica ti chiedono la dichiarazione dei redditi, con cui vedono quanto ti puoi permettere e poi mettono assieme un financial package che ti consente, secondo i loro calcoli, di studiare qua. È importante che sia blind perché la Columbia, per esempio, che non è blind, ha un bias verso chi se lo può permettere, esatto, perché così
può erogare meno borse di studio e meno finanziamenti. Esatto, con tutto questo quello che a me stupisce è che il financial aid di Stanford, che è abbastanza generoso, è solo il 5% del nostro budget. E questo per la parte di undergrad. Però se tu sei uno studente meritevole che hai fatto la triennale e la magistrale in Italia, puoi venire qua a fare il dottorato. Gli studenti italiani meritevoli ce ne sono tanti. Le nostre università hanno un ottimo livello di istruzione, soprattutto per le cose fondamentali. L'ostacolo è la logistica dell'application, cioè per iniziare qua il 25 settembre del 2026 devi mandare l'application il 1 dicembre del 2025. Non solo ci devi pensare molto in anticipo, ma nell'application devi avere lettere di raccomandazione che devono essere scritte in un certo modo, perché quando poi noi le leggiamo, per esempio la prima volta che ho fatto l'application per venire negli Stati Uniti senza la borsa, perché quello che non ti ho raccontato, il motivo per il quale persi un anno è che feci l'application per un anno e non mi prese nessuno. E scoprì dopo che una delle mie lettere di raccomandazione erano 2 righe: Alberto Salleo is a good student, he deserves a chance at a higher education. Oh no! Fine della lettera. Quindi anche sapere come scrivere le lettere, adesso molti docenti italiani lo sanno fare, però che lo studente deve anche essere un po' pushy per chiedere la lettera. Alcune volte la scrive lo studente. Una volta la scrive lo studente, diciamo non si dovrebbe dire, però capita. Uno studente mi costa intorno ai $120.000 all'anno e devo trovare i soldi per questo, quindi questo lo studente non lo sa, non lo sa. Lo studente viene ammesso da noi e gli viene detto finché as long as you're in good academic standing c'hai uno stipendio, e diventa un problema nostro e non dello studente, quindi i meritevoli dovrebbero venire indipendentemente dal loro reddito. E poi un'altra opzione, ci sono gli scambi. Esatto. Te puoi venire qua, magari sei uno studente del Politecnico di Torino o di Milano, Esatto. e vieni qua 1 anno, 6 mesi, e comunque è una grande contaminazione. Esatto, in questo particolare ambito che ISNAF è importante, perché questi programmi che abbiamo noi, il Politecnico seleziona i loro studenti e noi selezioniamo chi li ospiterà, quindi siamo sicuri che è gente che vuole ospitare studenti, e anche lì diciamo l'aspetto economico diventa meno importante, perché la borsa di dottorato viene aumentata quando lo studente viene qua. Certo non basta, però la spesa per il docente è molto diminuita una volta che lo studente è qua. Poter passare una giornata con un professore universitario di Stanford da più di 20 anni è stato veramente interessante. Mi sono sempre chiesto come fosse la vita di un professore in queste mega università, quale fosse il percorso, e penso che nonostante nella mia vita la mia passione è fare impresa, queste storie rimangono estremamente interessanti. Figuratevi se il vostro sogno invece è fare proprio il percorso accademico. Ah, e comunque ISNAF non mi sponsorizza per questo video e non ci guadagnano, quindi fate voi. Vi ricordo che di video come questi ne ho fatti anche altri, per cui andateli a recuperare sul mio canale e iscrivetevi per non perdervi i prossimi.